fatto a botte per quasi 30 anni, se ne sono date e ridate, ai semafori, fuori le scuole e le discoteche di un paese che oggi fatichiamo a ricordare. L'Italia degli anni '80 era turbo, e se volevi dire la tua, finivi per comprarti una di queste. Durante questo servizio mi sentirete ripetere la parola ignoranza. Dalle mie parti si dice ignorante una macchina testarda, prepotente e arrogante, esattamente come la 5 e la 1 Turbo. Cominciamo con la 1. La 1 è forse delle due quella un po' più ignorantella, ha una gran buona potenza. Questa elaborazione è anche molto rigida di assetto, molto ben fatta. Tutta l'ignoranza del motore viene fuori dopo i 6.000 giri, ha una turbina molto grande. Quando entra in coppia il volante si storce per la potenza, è un genere di guida che va imparato e va imparato in fretta, soprattutto su strade di montagna, come oggi un po' umido, è mattina presto, quindi le strade non sono le più adatte per queste macchine. Come dicevo, la 1 forse è la più ignorante delle due, soprattutto sul dritto. Della 5 si rimpiange un po' il posteriore forse, ma quando si va ad aprire sul dritto i cavalli italiani hanno un qualcosina in più. Questo posso dirlo perché ho guidato entrambe le auto originali. Perché due automobili come queste così preparate? Perché questo non è il nostro test di confronto delle due, questa è una vera e propria scusa per farmi una guidata con due mostri anni 80 elaborati. Sapete che mi piacciono le macchine elaborate, a chi non piacciono? Quando si tratta di questi motori qui l'elaborazione è quasi dovuta. Abbiamo preso due esemplari abbastanza sobri, come vedete. Mi piace molto che su queste due macchine, su entrambe, si sente il fatto che sono macchine piccole, ed essendo piccole si avvalgono di tutti i vantaggi che hanno le macchine compatte, quindi la potenza di sicuro non manca, ce n'è davvero tanta ed è molto violenta, si sviluppa tutta in alto, avendo questa, come ho detto, una turbina molto grande, si sviluppa in alto, quindi chi vi sta dietro penserà che voi state affondando quando in verità la turbina si sta appena per svegliare, tipo adesso. È una bella sfida tenere il motore alto di giri, perché su una strada normale difficilmente si riesce a tenerla in coppia sempre. A patto di riuscirci si hanno prestazioni elevatissime, perché questa potenza disponibile sempre, io adesso la sto tenendo quasi a 5.000 giri, quindi adesso potrei sfruttarla. Il problema è che è la strada che non lo permette il più delle volte. Una volta che si sveglia è quasi on-off, la potenza arriva tutta, molto veloce. Questo esemplare, devo dire, frena anche abbastanza bene, risponde bene in curva. Questo è il motivo per cui ho provato due auto elaborate, perché sì, sono bare, siamo d'accordo, però con qualche lavoro si riesce a divertirsi anche con queste macchine che sono famose per essere macchine che vanno dritte. Questa è la punto, la Renault già un po' di meno. Un'altra cosa interessante è che con un volante a calice che sia poco più arretrato, anche la posizione di guida è ottima. I problemi vengono fuori, come dicevo,
quando si tratta di allargare una curva e quando si tratta di sfruttare il telaio che purtroppo manca. Questo genere di elaborazione, che è una via di mezzo tra la bomba carta e una stradale, è un ottimo compromesso per una macchina da dover usare spesso anche quotidianamente. Allora, si riesce a farlo, strappa un po' la frizione, è una macchina comunque che deve gestire una bella potenza. Per essere nata con più di 100 cavalli adesso si ritrova esattamente con il doppio. È comunque abbastanza gestibile per chi è abituato a un genere di guida di questo tipo, quindi bisogna sapere come muovere una frizione così, bisogna sapere come gestire un cambio con questa potenza, insomma non è una macchina che si può maltrattare più di tanto. Buone gomme, buon assetto fanno miracoli su qualunque telaio, chiedete in America. Qui si tratta soltanto di non uccidersi con queste macchine, effettivamente ci si può riuscire, si dimostra anche abbastanza composta. Sono salito prima sulla 1, quindi vedrò adesso com'è la differenza, sempre valutando il fatto che sono due macchine elaborate, che non si può fare un confronto realistico. Però oggi ho queste, penso che non vi dispiaccia vedere e sentire queste due macchine, anche se non è un test giusto. Mi piace il fatto che saltella sui dossi e sulle sconnessioni della strada, mi dà questo senso di sportività, di macchina da corsa che a me piace tantissimo. Io non ho mai avuto una macchina con un assetto o meno che pari a una tavoletta di legno, quindi mi trovo bene, a me fa piacere, a me diverte. Anzi, devo dire, per me è indispensabile avere un assetto come questo, quindi mi trovo benissimo con la frizione dura, mi trovo benissimo con l'assetto duro. Meno male, perché senza queste probabilmente già mi sarei sfasciato contro un muro. In queste settimane mi sto viziando e vi sto viziando tantissimo, ma la potenza di questo piccolo motore italiano riesce a stupirmi lo stesso. Quello che mi piace di più di queste macchine è quando cominciano ad aspirare aria, si sente questo rumore qui, e quando poi soffiano. Quante storie si portano dietro queste macchine. Soltanto quelle che ho sentito io dai grandi quando ero bambino, soltanto le mie di storie potrebbero riempire libri. Immagino tutte le storie d'Italia, di tutti i bar di paese, di tutte le chiacchiere tra birra e biliardo. Quante storie possono raccontare queste macchine? Possono essere vere o meno, ma guidandole poi ci si rende conto che è facile farsi prendere la mano sia al volante che dietro il bancone del bar. In un modo o nell'altro sono un pezzo della nostra nazione e della nostra storia. Un simbolo di un'età, un simbolo di una generazione o due o anche tre. Chi l'ha vissuta come macchina nuova nei concessionari, che non sopporta neanche di sentirla definire macchina d'epoca, perché poi ci si sente vecchi. La seconda generazione, quella che era dei cugini minori, mio cugino più grande ha la 1 Turbo e la Renault 5. E poi la terza, quella delle leggende, quella che è arrivata quando queste macchine ormai erano già un mito. È bello però sapere che oggi ragazzi di 22-23 anni cercano ancora queste macchine, cercano di acquistare ancora questi miti assoluti, e questa è una cosa secondo me impagabile, stupenda. La 1 l'ho provata per bene, adesso passiamo alla sorellina francese. Le differenze saltano all'occhio immediatamente. La 5 ha un baricentro differente e sta in strada in modo differente. La parola chiave di questa macchina è sfruttabilità, mentre la parola chiave della 1 Turbo è ignoranza. Sono due automobili che erano antagoniste, ma effettivamente sono complementari, perché quello che non ha una ce l'ha l'altra. E comunque parliamo di piccole sfumature, perché di fondo sono tutte e due ignoranti e tutte e due sfruttabili alla fine. Di sicuro la 5 è più un'auto da salita in montagna, da una strada come questa, mentre la 1 è più una macchina per semafori, per fare brutto a macchine più grandi, con poche pretese e poche spese. Entrambe auto molto velenose. Come ho potuto già accorgermi nelle altre mie prove di queste due auto separatamente, la 5 è più a misura di pilota, mentre la 1 è più a misura di maschiaccio.
tanti appassionati, tanti maniaci di queste macchine alla fine hanno deciso di comprarle entrambe, perché effettivamente è veramente difficile scegliere. Non sono per esempio come la Clio Williams e la 205 GTI, che sono molto più simili tra loro. Queste erano simili sulla carta, ma poi su strada sono veramente tanto diverse. Come soffia la turbina sulla 5 lo si sente veramente a 2 cm dalla faccia, c'è questo soffio continuo. La curva di accelerazione in questo esemplare rispetto alla 1 di questo test è più progressiva, mentre sulla 1 è on-off, come dicevo prima, è proprio rude, cattiva. Questa è più gestibile, è una preparazione comunque simile, sono due auto con la stessa potenza, siamo entrambe sui 230 cavalli più o meno. Su questa arrivano linearmente, sulla 1 arrivano tutti insieme dopo i 6.000 giri. E là si tratta di preferenze, di come vi piace guidare, se vi piace l'ignoranza pura. Diciamo una cosa, per fare i cattivi sulla Renault 5 ci vuole un po' meno follia che per farlo sulla 1. Per fare i cattivi sulla 1 su una strada di montagna come questa bisogna avere veramente qualche rotella fuori posto. Chi ce l'ha vive felice. Entrando con questi tetti un po' alti rispetto alle ruote così piccoline, passo corto, tutto a portata di mano, l'impressione di poter toccare ogni organo meccanico della macchina e correggere il suo lavoro. Per esempio appoggiando in curva e frenando si ha la sensazione di stare a toccare la pinza del freno con la mano, dicendole perfettamente dove mettersi, quando finire di frenare, come, in che differenza tra il destro e il sinistro. È una cosa che oggi si fa più difficoltà a fare perché ci sono dispositivi che lo fanno per noi. Delle 3.5 che ho guidato finora questa è la più sfruttabile e anche la meno nevrotica. Sicuramente la Turbo 2 Gruppo B è stata qualcosa di particolare, mentre quella bianca che abbiamo guidato contro le Megane RS era ancora più specializzata nella guida di montagna. Questa è una macchina che invece si potrebbe sfruttare ogni giorno e anche, a mio avviso, molto bella. Difficile trovare un appassionato di motori che non si faccia venire il batticuore quando sente parlare di uno turbo, di Renault 5 GT Turbo. Come si fa a non adorarle queste